Ok, per iniziare avremo bisogno di un cotone medio, io uso questo qui di Tessiland che si chiama Iggy, un uncinetto 2,5, un paio di forbicine e questi anellini fatti apposta per le catenine degli occhiali da sole. Questi qua che ho preso io sono sia scuri che chiari, quindi si possono diciamo, adattano a diversi colori e sono ottimi perché sono regolabili, vedete, potete così in base anche al tipo di astina dell'occhiale che avete potete stringerlo o allargarlo e si adattano diciamo a tutti gli occhiali. Allora partiamo, io in questo caso userò quello nero, facendo il nostro cappietto. Quindi faccio il giro, ovviamente di tutto il materiale vi metto il link in descrizione. Faccio il mio cappietto, prendo il mio diciamo il mio gancetto per il porta occhiali, lo aggancio in questo modo e lo faccio passare in questo modo, una catenella, poi rientro, mi porto dietro anche il codino di avviamento, una maglia bassa, rientro, mi porto dietro il codino di avviamento, una maglia bassa, quindi siamo a 3 maglie basse. A questo punto 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro, nella maglia subito attaccata entro e faccio una maglia alta, una catenella, nella maglia successiva entro e faccio 2 maglie alte. In questo modo, poi una catenella, giro il lavoro, questo magari lo sposto di qua che è più comodo, giro il lavoro, una maglia bassissima e mi sposto nell'asola successiva, un'altra maglia bassissima dentro al buco fatto dalla catenella che divide le due maglie alte. Ok, a questo punto 3 catenelle, una maglia alta, le 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, una catenella e altre 2 maglie alte, sempre tutto dentro allo spazio creato dalla catenella del giro precedente. Di nuovo una catenella, giro il lavoro, maglia bassissima 1, maglia bassissima 2, mi sono spostata all'interno del mio spazio creato dalla catenella del giro precedente. 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta, una catenella, una maglia alta e 2 maglie alte, scusate. Di nuovo una catenella, giro il lavoro, maglia bassa, 3 catenelle, una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte, tutto dentro lo stesso punto. Vedete come si crea il nostro pattern. Fine, questo è sostanzialmente il pattern da seguire, molto veloce, si fa veramente velocissimo, quindi è anche un'idea regalo perfetta perché ci mettete veramente 10 minuti oppure anche, non so, mi viene in mente se dovete fare non lo so, quei piccoli regalini che si fanno alle feste di compleanno, magari delle bambine o delle ragazzine, si possono fare velocissimamente, quindi sono proprio adatte a qualsiasi situazione. Poi una cosa carina che mi viene in mente, ad esempio anche per i matrimoni estivi, di fare per le damigelle oppure volendo anche per tutti gli invitati, poi dipende da quanti sono, che possono essere anche poi un ricordo da portarsi a casa, ecco, come ricordo della giornata. Però essendo veramente così veloci, se ne possono fare a bizzeffe. Ora, come misura, tendenzialmente la misura corretta per la catenina portaocchiali è tra i 60 e i 70 cm. Se state usando questo filato e questo uncinetto, vorrà dire che dovrete fare 50 di questi, diciamo 50 righe, quindi 50 gruppi.
perché questa più o meno è la misura giusta dell'occhiale. Intanto vi ricordo che ho sbagliato qua, mi sono dimenticata una catenella. Ok, una catenella, 2 maglie alte. Dicevo, intanto vi ricordo che se vi piacciono i miei tutorial potete iscrivervi al canale, così attivando le notifiche, la campanella, non ve ne perdete neanche uno, e anche lasciare un like, un commento, sono tutte azioni che aiutano a far crescere il mio canale, soprattutto mi fanno sapere che avete apprezzato il video e il contenuto, e anche per me è più entusiasmante, insomma. Poi ovviamente per chi volesse sostenere proprio il progetto c'è anche la possibilità di abbonarsi. Quindi procediamo in questo modo fino a quando non abbiamo le nostre 50 righe. Ok, una volta che abbiamo fatto tutta la nostra striscia di 50 righe, possiamo praticamente prendere l'altro gancetto in questo modo e praticamente andiamo a entrare nel gancetto, facciamo passare il filo così, lo carichiamo, lo facciamo passare. Ho 2 asole sull'uncinetto, una è stata incastrata dentro al gancio e faccio una maglia bassa. A questo punto giro in questo modo, entro nella maglia sotto, entro nella parte sopra del gancio e faccio una maglia bassa. Di nuovo entro nella maglia, entro nel gancio, faccio una maglia bassa. A questo punto faccio una maglia bassa nell'ultima maglia. Vedete, in questo modo abbiamo inglobato il nostro gancetto. A questo punto abbiamo finito, quindi tagliamo il filo, chiudiamo con la nostra maglia bassissima, infiliamo il cordino finale in modo da nasconderlo un paio di volte, 2 o 3 volte, giusto da fermarlo, tanto poi c'è anche la chiusura che lo fissa. Ok, e possiamo tagliare. Dall'altra parte tagliamo e basta, perché tanto il cordino iniziale l'abbiamo già lavorato all'avvio, quindi possiamo semplicemente tagliare. Ed eccoci qua. Quindi questo è il risultato della nostra catenina. La cosa bella della regolarità è che appunto si può usare anche appunto per gli occhiali da sole come trend estivo, è veramente carinissimo. Allargo il cappio, faccio passare, poi vedete io qua ho una stina molto sottile, quindi posso diminuire ancora in modo che non scappi più. Idem dall'altra parte, quindi allargo, inserisco e stringo e ho fatto il mio portaocchiali. Quando poi ce li ho su mi rimane questa parte qua sopra. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, è velocissimo, facilissimo e veramente adatto a tante occasioni. Vi ringrazio per avermi seguita, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e qualsiasi domanda o dubbio che avete potete scrivermela nei commenti. Grazie e ciao!